Ciao a tutti, bentornati sul canale e benvenuti nella stagione X. Questi sono i giorni più freddi dell'anno, infatti siamo all'inizio di febbraio e ho deciso di tornare a Campo Imperatore per documentare questa situazione climatica che stiamo vivendo ormai già da un po'. Guardate, sono al cospetto del Monte Camicia, il Monte Brena, da quella parte c'è anche una bella nuvoletta a bandiera sulla cima e pensavo di trovare, speravo di trovare la distesa di neve come al solito succede in questo periodo dell'anno. Invece, come potete vedere anche da soli attraverso queste immagini, purtroppo la situazione è davvero critica. Sembra di essere in primavera, non c'è più neve e forse ce n'è stata pochissima durante l'inverno, anche se siamo in attesa di qualche nevicata tardiva. Credo che ormai la situazione sia compromessa e il piano di oggi è quello di attraversare la piana di Campo Imperatore con la macchina, fermandomi in punti strategici per fotografare questa situazione, quella che vedete qui davanti ai vostri occhi, davanti ai miei occhi, questo mutamento climatico che sta facendo sparire la neve dalle montagne, dall'Appennino. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate tutte le campanelle per rimanere aggiornati sui prossimi reportage fotografici ed escursionistici. Mettete un like qui all'inizio del video per incoraggiamento e restate con me per scoprire a che punto è la situazione climatica qui a Campo Imperatore. La prima tappa di oggi è qui al lago di Racollo, nei pressi del rifugio che porta lo stesso nome, che sta lì proprio sotto una piccola macchia artificiale di abeti, di conifere. Qui il panorama è sempre come al solito bellissimo, ci sono le torri di Casanova, il Monte Brena, in fondo il Monte Camicia. La fotografia in questo momento è molto difficile perché siamo nelle ore centrali della giornata, un po' verso il pomeriggio, il sole comincia a essere un po' più radente e comunque vedete il cielo sì è bello, interessante, però la luce è molto forte e cercherò di scattare un paio di fotografie qui sulla riva del lago, che in questo momento è ghiacciato, ma non è uno strato di ghiaccio, molto spesso si rompe facilmente, per cui bisogna prestare davvero molta attenzione se non si vuole finire con i piedi a mollo. E lo sfondo di questa fotografia, come potete vedere, è la dorsale orientale del Gran Sasso, lì con il Monte Brancastello, le torri di Casanova, il Brena in fornace, in fondo il Monte Camicia. Però vorrei dare anche un po' di risalto qui al primo piano con questi disegni del ghiaccio. In particolare vorrei fotografare queste chiazze qui bianche, che non sono altro che delle bolle d'aria che si formano sotto lo strato superficiale del ghiaccio,
e vorrei includere anche un po' lo sfondo, però in questo momento la difficoltà è che il sole è da quella parte e quindi qui sulla riva del lago è molto facile fotografare la mia stessa ombra o comunque l'ombra del cavalletto della macchina fotografica, il che non è molto piacevole una fotografia. Non vorrei poi utilizzare Photoshop per cancellarlo e quindi vorrei cercare qui sulla riva di questo piccolo lago un punto in cui la mia ombra o l'ombra della macchina non sia riflessa sulla superficie del ghiaccio, per appunto raccontare questa bella scena. C'è qualche nuvola lì in fondo sopra le torri di Casanova e quindi la scena è sicuramente interessante, anche se i colori sono quelli del primo pomeriggio. E forse per venire a capo di questa scena un po' così, con qualche trucchetto, bisognerebbe forse allontanarsi un po' dalla riva del lago affinché l'ombra non sia riflessa nell'acqua e stringere invece con la focale, per cui andrà a creare un piccolo schiacciamento dei piani. Comunque bisogna semplicemente in questi casi fare alcune prove e vedere che cosa esce fuori. E quindi la soluzione è stata quella di spostarsi un po' più in là su questo laghetto, cambiare il soggetto della fotografia, andare ad inquadrare il corno grande che si rispecchia un po' nel lago, e il lago stesso offre comunque ancora un bellissimo primo piano qui con queste bolle, queste macchie nel ghiaccio. Il cielo da quella parte non ha nuvole, per cui bisogna fare attenzione con il polarizzatore perché si potrebbero creare delle macchie nel cielo, quindi bisognerà polarizzare la superficie del lago. Do un timer a 2 secondi e vediamo che cosa esce fuori.
lasciato il lago di Racollo poco fa, ho percorso circa 5 o 6 km sulla provinciale, la 17, insomma in alcuni tratti è statale, in alcuni tratti è provinciale. In ogni caso è la strada che attraversa la piana di Campo Imperatore. Volevo raggiungere il lago Pietranzoni che si trova da quella parte, sotto il monte Brancastello, però purtroppo la sbarra che praticamente al bivio per questa strada proprio verso il piazzale di Campo Imperatore era abbassata, per cui ho dovuto parcheggiare la macchina e percorrere un po' di strada a piedi. E ogni volta che trovo queste sbarre abbassate insomma mi prende un po' di sconforto, specialmente in condizioni come queste, in cui la strada, come potete vedere, l'ambiente non presenta alcun rischio di ghiaccio, di neve, tantomeno di valanghe. Potevano tenerla aperta magari altri 5 o 6 km fino al bivio di Vado di Corno, per permettere alle persone di conoscere questo territorio anche in situazione invernale o insomma estivo invernale, più o meno come ci troviamo adesso. E quindi ho deciso di attraversare la sbarra, percorrere questo breve tratto di strada per vedere un po' com'è la situazione a Campo Imperatore. Purtroppo io conosco la zona, per cui tra poco lì al lago di Pietranzoni andrà in ombra e non sarà più interessante fotografare. Però guardate, da quest'altra parte c'è uno spettacolo molto bello, cioè il Monte Bolsa qui proprio dietro a me, e in fondo c'è la Maiella con un po' di nuvole in rapido dissolvimento. Scatterò qui qualche fotografia perché anche qua l'ambiente è piuttosto preoccupante. Guardate, qui dovrebbe essere coperto di neve a perdita d'occhio, invece purtroppo la prateria ad alta quota sta prendendo il sopravvento. I colori ocra, giallo, marroncino, tipico del tardo autunno, ancora persevera su questa piana di Campo Imperatore. Per il tramonto vorrei raggiungere il versante occidentale del Gran Sasso, che normalmente è inaccessibile per via della neve, però quest'oggi la sbarra è aperta, per cui almeno da quella parte posso raggiungere lo spot che desidererei per il tramonto. Adesso mi soffermerò qui a scattare qualche immagine piuttosto particolare. Passato il bivio che da Campo Imperatore porta al lago di Pietranzoni, sto scendendo verso l'altro bivio in fondo, un altro accesso di Campo Imperatore, l'accesso occidentale, Monte Cristo. Mi sono fermato qui perché guardate, qui sotto c'è il famoso lago a punto esclamativo, veramente molto simpatico, interessante. In fondo c'è la Maiella lì
tutta la dorsale della Maiella. Cercherò di fare una fotografia un po' al volo, perché purtroppo il lago, come vedete, sta andando velocemente in ombra perché il sole sta scendendo da quella parte, e si tratta di una fotografia di documentazione, perché guardate, il cielo è completamente privo di nuvole, di interesse, il lago è metà in ombra e metà ancora al sole, per cui sicuramente è una fotografia che a livello di estetico non ha niente da dire. Di bello però forse c'è la Maiella in fondo, guardate, che si staglia tra il cielo e le colline di Campo Imperatore nel versante più occidentale. Piccolino in fondo si vede anche il castello di Rocca Calascio, che ha sicuramente una posizione di grandissimo rilievo e di importanza qui sulla valle di Campo Imperatore. Darò un timer a 2 secondi e vediamo che cosa esce fuori. Sono arrivato da questa parte dove c'è una visuale sul Pizzo Cefalone. Guardate che spettacolo questa vallata. Purtroppo qui è un po' in ombra e quindi sarà un po' difficile la fotografia. Purtroppo non ci sono nuvole, si sono tutte dissolte, anche quelle poche che c'erano nel pomeriggio, come succede spesso al tramonto in queste condizioni di cielo sereno. Purtroppo il cielo verso il tramonto si pulisce quasi completamente. Effettuerò qui qualche scatto, dopodiché mi sposterò velocemente verso i piani di Fugno, dove c'è un laghetto che forse dovrebbe essere gelato, e c'è un altro panorama visuale, una bella visuale verso la montagna. Certo che purtroppo questa condizione, per quanto bello il paesaggio possa essere, mi mette un po' di tristezza, un po' di nostalgia, perché dovrebbe essere veramente un panorama invernale, artico, e invece purtroppo, come potete vedere anche da soli, questa si tratta di una stagione difficile, una stagione nuova, una stagione X. Quasi quasi è un periodo che intercorre tra un'estate e la successiva. Va bene, cercherò di fare qui qualche scatto e poi ci vediamo più tardi verso il tramonto. Il mio viaggio attraverso Campo Imperatore, attraverso questa stagione così strana, continua, e questa è l'ultima tappa della giornata di oggi. Sono ai piani di Fugno, nei pressi del lago di Filetto, e sono stato qui l'anno scorso in una giornata freddissima in cui durante la mattina ho fotografato le cascate gelate di cristallo dello Schizzataro, e poi nel pomeriggio ho raggiunto questo lago qui, che era chiaramente gelato, perché qui c'era tutta neve, come dovrebbe essere in questo periodo. Purtroppo oggi, come potete vedere, il lago non è gelato, perché qui la temperatura è piuttosto mite rispetto a Campo Imperatore. Siamo ad una quota di 1350 metri, per cui evidentemente la notte qui non gela. C'è forse qualche formazione di ghiaccio proprio sulla riva, ma sostanzialmente il lago è completamente liquido. Insomma, in questo momento non è assolutamente un lago gelato, e forse qui in questo punto, come potete anche vedere dal video, si crea un bel riflesso della montagna che si specchia esattamente nel lago, che è liquido ed è assolutamente fermo. Cercherò qui di realizzare qualche composizione e noi ci vediamo più tardi.
E purtroppo anche l'avventura di oggi ormai è finita. Ho attraversato tutto l'altopiano di Campo Imperatore, da Fonte Vetica sino a Montecristo, qui sul versante più occidentale del Gran Sasso. Dietro c'è il Pizzo Cefalone che si rispecchia qui nel laghetto dei Piani di Fugno, il lago di Filetto. Ed è stato un viaggio di ricognizione, un sopralluogo per vedere quale fosse davvero lo stato dell'innevamento qui in montagna. Purtroppo mi sono reso conto che la stagione che stiamo vivendo è davvero forse drammatica. Guardate, non c'è neanche un po' di neve e scarseggia anche il ghiaccio qui ad una quota di 1400 metri circa. E purtroppo questa è la realtà, ed io spero che si tratti solamente di una fase climatica che spero sarà superata con le prossime stagioni. Ed io vi ringrazio per avermi tenuto compagnia lungo questo viaggio attraverso Campo Imperatore alla ricerca dell'inverno perduto. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate tutte le campanelle per non perdere le prossime avventure fotografiche ed escursionistiche. E se volete sostenere il mio lavoro, la mia attività di ricerca fotografica qui sul campo, è molto semplice. Ho aperto un account su Buy Me a Coffee, vi lascio tutti i dettagli nella descrizione a questo video. Qui da Campo Imperatore, dal lago di Filetto e dal Pizzo Cefalone per oggi è tutto. Noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!